Vecchie chiavi inglesi, ma lo sapete cosa succede se per caso vi si disfa completamente il compressore dell'aria condizionata? Magari non sapete che in questi casi bisogna cambiare praticamente tutto l'impianto perché l'elematura che ne consegue potrebbe andare a infilarsi ovunque e quindi crearvi un bel pasticcio, ma non quel pasticcio che mangiate dalla nonna, quello buono, un pasticcio quello brutto. Però, c'è una cosa che possiamo fare in nostro aiuto, soprattutto se il compressore non si è disfatto tantissimo. E ve lo faccio vedere, visto che ne avevo un esempio in officina e potevo proporvelo, ve lo facciamo vedere proprio. Vi facciamo vedere prima di tutto cosa c'è sul bancone qua, un bel compressore aperto, dove vedremo tutta la legnatura prodotta e vediamo anche quanta roba c'è dentro il compressore, perché non sembra, ma dentro il compressore c'è una miriade di cose. Per intenderci, il compressore è quella cosa che è attaccata alla cinghia servizi, e quindi la cinghia dei servizi, che attiva appunto i servizi e le ridaie, e serve per far muovere quei componenti che non sono fondamentali al motore, ma che servono per delle utenze interne. Vuoi l'idroguida, quindi comfort, vuoi l'aria condizionata come il compressore, eccetera, eccetera. Ma signori, voi che guardate questo video, quante volte nella vostra vita avete visto com'è composto un compressore? Per intenderci, qui va attaccata la puleggia con la cinghia servizi, anzi magari se ne ho uno sul ponte ve ne faccio vedere un altro, semplice, ma ahimè qui adesso non ne ho. Vi faccio vedere proprio quello dell'auto che stiamo facendo, e tra l'altro devo alzarla. Alziamo. E indoviniamo dove l'hanno messo il nostro bel compressore, eccolo qua. Questo è un compressore dell'aria condizionata. Esattamente quello che vediamo sul banco smontato è tutta quella roba qua. Quindi dentro c'è una miriade di cose. Adesso provo anche a spiegarvi come funziona. Allora, lasceremo perdere quanti tipi di compressione ci sono, quelli a geometria variabile, quelli che si attivano con l'elettrocalamita, quelli che se ne vanno a spazio, insomma, ce n'è troppi tipi. Andiamo a vedere nel semplice come funziona attraverso quello che abbiamo smontato qua sul banco. Allora, abbiamo detto, la nostra cinghia servizi muove questa puleggia che ovviamente muoverà la base. Come vediamo, alla base c'è questo cuscinetto, lui gira e questo piano toccherà tramite questo sopra questi pistoni. Ovviamente non essendo appunto in piano, ma essendoci, diciamo così, si vede poco dal video, ok? Qua è più alto, qui è più basso, si genererà un movimento di andirivieni di questi pistoni che comprimeranno il gas che andrà a finire in questa parte e successivamente uscirà, allora eccolo qua, uscirà dalla parte di alta pressione. Poi nel compressore c'è anche questo che regola l'afflusso di gas per, diciamo così, far sforzare meno il compressore in caso di utilizzo del compressore sempre attivo. La macchina riesce a farci risparmiare un pochino di carburante grazie a questo marchingegno. Alle volte succede che questi bei compagni presenti sui nostri compressori, queste elettrovalvole qua, si blocchino e non permettano più il passaggio del gas, quindi magari uno cambia il compressore ma è l'elettrovalvola. Ma torniamo al nostro caso interessante, quello fortunato, dove un compressore si disfa. Vi faccio vedere adesso dov'è tutto il residuo di distruzione e questa schifosa limatura che crea dei danni immani all'impianto, perché se ne va ovunque. E qui sono a Kittamurt che volano, Prendiamoci questo, ecco, questo è un pistone, tra l'altro sono molto leggeri, guardate quanta limatura ha sopra. Ok, questa è tutta limatura, non mette a fuoco perché non gli sto simpatico oggi al mio telefono, ok? Vedete, questa qua è tutta limatura che se ne va a spasso nell'impianto e ci crea problemi immondi. Questo qua è un altro pezzettino che si è disfatto. E qua è tutto grippato, insomma è tutto andato. C'è di buono che probabilmente una rottura del genere è acuta e non ha permesso al gas di come dire, fuoriuscire e andare a spasso per tutto l'impianto. Però comunque noi la certezza non possiamo averla.
Ah, dimenticavo, ma se rompo il compressore, la macchina si ferma, la cinghia servizi si rompe? Se non rompiamo la puleggia, che è questa roba qua, dove scorre la cinghia, no, in teoria no. Sappiamo perché? Ve lo dico io. Perché nei compressori è previsto che in caso di sforzo eccessivo all'interno della puleggia vi sia un componente che si rompe e permette comunque alla puleggia di girare e il compressore non gira più. Questo permette anche di evitare che la limatura se ne vada a spasso e continui a tritarsi come un tritacarne il compressore, no? Quindi un sistema abbastanza intelligente. Ma allora, adesso che abbiamo visto che il compressore se n'è completamente andato e distrutto, cosa dobbiamo fare a sta macchina? Basterà cambiare il compressore? No, no, vecchia chiave inglesi, sbagliato. Lo so che vogliamo risparmiare, vogliamo cambiare solo il compressore, ma non si può. Perché ovviamente c'è il rischio che la limatura all'interno ci distrugga un altro compressore. Allora, che si fa? Si cambia tutto? Perché la limatura è difficile da tirar fuori. Allora, adesso vi dico quello che penso io. Vogliamo la certezza assoluta? Macchina nuova? Allora forse è il caso di chiedere in garanzia la sostituzione di tutto. Ma se come in questo caso la macchina ha qualche annetto e cambiare tutto girano un pochino, non so come descrivere, no? Quelle cose lì girano, se ne vanno in giro, si sbattono per terra, insomma ci si fa anche male, si può fare una cosa intelligente che adesso vi faccio vedere, che è permessa grazie a lei, alla macchinetta del clima. Abbassiamo lo ponte, là. E allora, qual è quella cosa? Cosa dobbiamo fare per togliere tutta questa limatura che c'è all'interno? Come dicevo prima, esiste un kit da mettere con la macchinetta che si chiama kit di flussaggio. Cosa fa? Sembra un nome che devi fare chissà che cosa, ma non è altro che un filtrino e la macchinetta inserirà il gas facendo fare un giro dall'alta pressione che adesso colleghiamo. Ho riempito la bombola perché serve tanto gas per fare questo tipo di lavoro, dopo scopriamo, vedrete perché. E questo gas passerà dall'alta pressione, si farà tutto il giro di tutto l'impianto, quindi radiatore, compressore, valvola di espansione, radiatore interno, fino a uscire di qua dove ci attacchiamo questo filtro. Vediamo, eccolo qua, con la freccia deve essere giusto, qui si vede anche il gas che passa. E in questo modo noi purifichiamo, grazie anche al filtro interno della macchinetta che deve essere anche lui mantenuto, tutto l'impianto. Non abbiamo la certezza al 100%, ma diciamo al 99% sì. Ma adesso, lei che sta guardando questo video, vedrà in diretta come si fa. Allora, ho riempito la macchinetta con il gas necessario, perché ce ne vuole tanto, ovviamente deve riempirsi tutto e fare tutto sto giro. Stacchiamo la manettina di alta pressione da qua. Ok, allora spero devo chiudere perché sennò mi esce tutto il gas con quello che costa, ragazzi. Il gas è aumentato tantissimo negli ultimi anni. Olè. Lo riattacchiamo alla nostra valvola di alta pressione, che è quella di colore rosso. Ok, parte via tutto, mannaggia a loro. Una cosa semplice nelle auto non le fanno mai, c'è sempre da diventare scemi. Ok, messo, boh, non perde più. Colleghiamo il veicolo, vuol dire circuito chiuso, così, che non è il giochetto che si faceva una volta, circuito chiuso vuol dire che colleghiamo l'impianto alla macchinetta. E adesso non rimane che andare a fare il cosiddetto flussaggio. Allora, vi mostro il display direttamente. Mi raccomando, stia attento, lei che sta guardando questo video, non si perda nessun passaggio. Ecco qua. Allora, flussaggio. Abbiamo cliccato flussaggio. 40 minuti ci mette, ma possiamo... Io ne farei anche 2, perché voglio essere tranquillo. Faccio avvio. Ok. Mi dice di svuotare ovviamente la bombola dell'olio esausto, se no non ci sta. E adesso mi dice impianto ancora in pressione. Ah, abbiamo dimenticato di fare del recupero perché magari c'è ancora un pochino di gas. Lo vediamo da queste qua che sono le indicazioni delle pressioni che abbiamo nel tubo rosso, tutti qui, 0,4, e nel tubo blu
Generalmente per iniziare la procedura dovremo avere, ecco, 0, quindi depressione. Probabilmente ho lasciato un pochino di gas all'interno dei tubi. Errore mio. Che ci dobbiamo fare? Anche i migliori sbagliano. Dicevamo, abbiamo svuotato l'impianto, quindi tirato via quel residuo di gas e andiamo a fare sto flussaggio, sperando che parta, perché con le macchine non si sa mai, c'è sempre l'imprevisto dietro l'angolo. Allora via. Ok, sembra che vada tutto bene. Adesso lei, questo rumore che sentite, va a fare il vuoto dell'impianto, quindi tirerà ancora più aria dall'interno per creare un po' di vuoto. E adesso noi ci vediamo tra circa 2 minuti, tempo che termini di fare il vuoto e poi butti dentro il gas, perché dallo spioncino che c'è sul filtro qua riusciremo anche a vedere il gas che passa, che è fighissimo, staresti lì delle mezz'ore a vederlo. Poi io mi accorgo di non avere tempo per fare praticamente niente e quindi vado avanti a lavorare. Lo so che lei è impaziente, ma si ricordi che l'attesa amplifica il piacere. La macchinetta, sento dal rumore, ha quasi finito. Sì, ma dai che devo andare a mangiare, muoversi. Ah, ok, sta buttando il gas. Vediamo un po' che succede. Collegato, ovviamente, e dobbiamo iniziare a vedere il gas che scorre. Vediamo un po'. Eccolo, è arrivato, guardalo qua. Questo è il gas che scorre, quindi lei cosa fa? Butterà il gas di qua e continuerà a lavare per 40 minuti, un'ora, 2 ore, dipende poi da noi quanto vogliamo farlo durare. 40 minuti è l'impostazione base. Vediamo un po'. Questo è il gas che passa attraverso. Poi la macchina non fa solo quello, fa anche vari cicli, che adesso ve lo farei vedere. Interrompe la fuoriuscita di gas e poi lo fa passare, interrompe e lo fa passare. Adesso ad esempio praticamente ha interrotto il passaggio e adesso l'ha ricominciato. Si riesce poco a farvelo vedere a video, però si vede benissimo il gas che passa. In questo modo, se c'è dell'elematura, siamo abbastanza sicuri che tutto questo passare di gas, che ovviamente noi lo vediamo in forma liquida perché è compresso dalla macchina, pulirà. Ovviamente filtro messo nella parte esatta, questo è importante, che non è scontato, non è scontato. Buona, ho finito anche questa, signori, vecchie chiavi inglesi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e abbiate imparato qualcosina anche oggi. Lascio lei lavorare, godersi tutto questo momento solo per lei, a pulirsi tutto l'impianto, se fa le sue cose, poi se no si emoziona se la guardiamo. Noi ci vediamo alla prossima, un saluto, ciao! Ah, non l'ho detto, ma la morale del video, come sempre nelle macchine, è che tantissime volte non basta cambiare il singolo pezzo, bisogna capire perché si è rotto, perché sennò magari lo rirompe, e anche che conseguenza può avere la sua rottura, perché succede anche nell'impianto dell'alimentazione, si disfa una pompa, stesso discorso, bisogna pulire tutto. Va bene, dai, vi risaluto, ciao ciao.